Dovete cominciare a lavorare disinteressatamente per il bene di tutti, cercando di essere sempre e solo dalla parte dell'amore. Se non si conosce l'amore, non si può conoscere la differenza fra il bene e il male. Molti uccidono credendo di far bene, ma ignorano le leggi universali. Altri torturano, creano armi, distruggono la natura, fanno soffrire i più deboli, pensando di far bene, ma in verità tutti loro fanno molto male, poiché ignorano il principio fondamentale dell'universo, l'amore. Tuttavia dovranno pagare per le loro offese a questo principio superiore, e questo non avviene per opera di Dio, come insegnano le vostre religioni. Dio non castiga né premia a caso, ma tutto ciò che fate si ritorce inevitabilmente contro di voi. Se agirete bene, riceverete in cambio bene, e se compirete azioni di male, non potrete aspettarvi niente di buono. Ecco perché noi viviamo cercando di amare tutto. Per noi al primo posto c'è sempre l'amore. Nel vostro mondo, invece, si dà solo importanza all'intelletto, alle idee, alla ragione, al pensiero. Chiamate saggi coloro che pensano molto e li considerate eruditi, ma dimenticate la saggezza del cuore. Questo vi sfugge perché usate solo il vostro intelletto, la vostra mente, ma il ragionamento non può sperimentare l'amore. Per questo pensate ad esso come a un sentimento, come a qualcosa di superfluo da sostituire con la fredda intelligenza, con la fredda logica. Allora elaborate teorie che giustificano la guerra, il terrore, la crudeltà verso i poveri e i deboli e la distruzione della natura. La vostra umanità è in pericolo di estinzione a causa delle vostre teorie prive di amore. Siete in grado di percorrere milioni di chilometri verso lo spazio, ma non sapete cosa accade solo pochi chilometri sotto di voi. Così, come preferite guardare verso l'esterno di voi stessi, anziché guardare, scrutare e curare il vostro interiore. Considerate sempre gli altri, i colpevoli o i responsabili di ciò che vi accade. Ignorate e non riconoscete l'essere interno, la vostra divinità, la vostra origine. Non gli prestate attenzione. Quando tutto sulla terra si sarà sistemato, quando tutti avranno il loro pane e il loro pesce, quando la vostra umanità non sarà più minacciata dalla guerra, quando tutti avranno il necessario per vivere, allora avrete tempo per addentrarvi nelle profondità del cosmo e della scienza. Per ora, quello che sapete è sufficiente per costruire un mondo più umano, più vivibile e più giusto. Così, negare in un modo o in un altro la propria partecipazione, il proprio sforzo, il proprio contributo alla salvezza del pianeta ha qualcosa di egoistico e di complice alla degenerazione e al disorientamento generale. Anche coloro che asseriscono di percorrere cammini spirituali non hanno giustificazioni, perché spirituale si riferisce all'essere interno, che è amore assoluto, e in quanto tale non rimane indifferente di fronte alla sofferenza altrui. Ma nel vostro mondo, purtroppo, molti pensano che spiritualità significhi complicati esercizi spirituali e nient'altro. Credete che spiritualità sia sinonimo di mortificazione, purificazione del corpo, di vivere pregando o di essere devoti fedeli di qualche religione. Ma tutto questo senza amore non vale niente, e se alla base dei vostri pensieri e delle vostre azioni c'è l'amore, la vostra spiritualità deve necessariamente trasformarsi in opere di servizio disinteressato per il prossimo. Ed ora che la vostra umanità corre il rischio di annientarsi, nessun servizio può essere più utile di cercare ovunque la pace e l'unità. La Terra è sul punto di passare dal terzo al quarto livello evolutivo. Nei mondi appartenenti alla quarta dimensione, la specie umana vive unita come una grande famiglia, in sintonia con i principi universali. Non tutti i mondi riescono a superare questo passaggio, alcuni si distruggono in questo tentativo.
ma si tratta di una selezione inevitabile e necessaria. Infatti, ogni volta che un pianeta cerca di passare da un livello all'altro, si producono fenomeni che prima non si conoscevano. È come se il mondo intero si scuotesse e si stirasse. Questo genera energie e vibrazioni nuove, più sottili e più elevate. Queste radiazioni producono una progressiva e deleteria destabilizzazione nella mente di coloro che si trovano in bassi livelli evolutivi e che finiscono inevitabilmente per commettere azioni mortali, come suicidi e uccisioni di massa. È in questo modo che gli esseri negativi si autoeliminano da soli. Ad altri, invece, queste nuove energie permettono di accedere a un livello superiore. È così che i pianeti si liberano delle creature che non sono più utili, né più adatte alla loro evoluzione. Come credete che siano scomparsi dal vostro mondo i grandi rettili preistorici e le piante carnivore? Questo è accaduto quando è apparso l'essere umano, quando si è passati dal secondo al terzo livello evolutivo. Le vostre teorie sull'evoluzione affermano che sono sempre i più forti a sopravvivere. Quei rettili erano i più potenti, tuttavia scomparvero. Erano più forti per gli artigli, i muscoli e le zanne, ma l'intelligenza dell'uomo fu superiore e l'essere umano, malgrado più debole, ereditò il pianeta. Ora il processo si ripeterà, ma non saranno né i muscoli né l'intelletto i più forti. Sarà la forza dello spirito a dettare legge, la forza dell'amore. Al resto succederà quello che è accaduto ai dinosauri. E quando le forze pacifiche si uniranno, arriveranno a essere il potere più solido del vostro mondo, semplicemente perché non c'è altro in grado di evitare l'annientamento della vostra civiltà. L'amore, sappiate, trionferà, perché esso è il potere più grande dell'universo. Nei nostri mondi non esistono nazioni, non ci sono presidenti o comandanti, tutto è perfettamente organizzato e quando sorge un imprevisto, i più saggi si riuniscono con gli esperti per prendere le decisioni. Tutto è programmato e le macchine svolgono quasi tutti i lavori pesanti. Noi viviamo, lavoriamo, serviamo e dedichiamo anche parte del nostro tempo ad aiutare i mondi non evoluti, come il vostro, sempre nei limiti del piano di aiuto. Nel passato, per esempio, abbiamo stimolato la nascita e lo sviluppo delle religioni che insegnano l'amore. Certamente non facciamo tutto questo per nostra volontà, ma perché ci viene chiesto dall'intelligenza cosmica, attraverso esseri di luce più evoluti di noi. Comunque, ci impegniamo anche in altre cose per aiutarvi. I nostri scienziati collaborano a progetti biologici, geologici e di altro genere, riguardanti il vostro mondo, e inoltre ci occupiamo del salvataggio della gente migliore quando i mondi si distruggono. Si tratta di esseri che hanno raggiunto una certa evoluzione, che hanno vissuto preoccupandosi per il bene degli altri in modo disinteressato. In altre parole, permettiamo che coloro che hanno raggiunto un particolare livello evolutivo possano sopravvivere all'eventuale distruzione del loro mondo. Non è vendetta, noi non conosciamo questo sentimento, ma si tratta solo di scegliere la buona semenza. Solo con gente buona si crea una civiltà nella quale si può dormire in pace con la porta aperta o lasciare i beni di consumo a completa disposizione di tutti. Coloro che in un modo o in un altro non lavorano al miglioramento del loro mondo non sono una buona semenza, perché se si desse loro l'opportunità di arrivare in un mondo superiore e evoluto, come quello che ci sarà presto sulla Terra, non avrebbero disposizione per il servizio e la cooperazione, perché mancherebbe loro l'amore. Così, tutti coloro che pensano solo a se stessi e che si adoperano esclusivamente per salvare la loro vita non avranno la possibilità nel prossimo futuro di vivere in un mondo evoluto. Dovranno aspettare una nuova opportunità in un altro mondo simile a loro e vivere una nuova esistenza per imparare che l'evoluzione si raggiunge solo con il servizio per gli altri. Non pensiate poi alla morte come ad un fatto crudele. La morte non esiste da nessuna parte.
Credete che Dio sia così malvagio da permetterla come voi la intendete? Esistono solo cambiamenti dell'essere, perché in realtà lo spirito è eterno e immortale. Alla gente dei mondi non civilizzati come il vostro non è consentito di cambiare il corpo conservando il ricordo delle vite precedenti, e ciò provoca l'illusione della morte. Ma nei mondi civilizzati tutti conservano il ricordo delle esperienze passate e il concetto della morte, come voi lo concepite, non esiste affatto. Nei nostri mondi tutto appartiene a tutti. Nessuno pensa ad accumulare per sé o ad avere più degli altri. Nessuno compra né vende. Se qualcuno ha bisogno di qualcosa, la prende e la usa, per poi rimetterla a disposizione di tutti. Noi non conosciamo possessione ed egoismo. Non esistono nella nostra società la competizione, la rivalità, il timore e la sfiducia negli altri. Noi amiamo profondamente la vita, la gente, l'universo, la nostra esistenza. E alla base della nostra civiltà c'è amore, unità e pace. Nessuno agisce per competere, per fare meglio o per avere premi. In nessun caso ci sono migliori e peggiori. In nessun ambiente o settore si cerca di vincere o di essere più degli altri, perché questi comportamenti sarebbero il frutto ancora una volta della competizione, dell'egoismo e della divisione. Dovete capire che gli unici con cui dovete competere non sono gli altri, ma solo voi stessi. È voi stessi che dovete superare, voi stessi con i vostri limiti e le vostre debolezze. I nostri mondi sono una grande famiglia, nella quale tutti si amano reciprocamente e dove, condividendo tutto, cerchiamo sempre la felicità di ognuno. Così vivono tutti i mondi evoluti dell'universo. Tutti abbiamo la coscienza in pace, amiamo il nostro Creatore e lo ringraziamo continuamente perché ci concede l'esistenza e ci permette di goderne. Per questo cerchiamo di vivere secondo le sue leggi, secondo i comandamenti dell'amore. Così la vita è molto più semplice per noi, anche se abbiamo raggiunto un elevato livello scientifico. La nostra scienza, ma soprattutto l'adesione alle leggi universali, ci hanno fatto superare i problemi inerenti alla sussistenza quotidiana, così che la maggior parte di noi lavora nei laboratori, nelle università e nei centri di ricerca, al fine di migliorare continuamente la vita di tutti. Molti si recano in missioni di servizio nei pianeti non evoluti come il vostro, altri studiano i mondi più progrediti per poi trasferire le conoscenze acquisite in pianeti più giovani. L'universo è un'eterna cooperazione. Sappiate che alla base della nostra organizzazione c'è l'amore per tutto ciò che esiste e soprattutto per i nostri fratelli. L'amore è semplice, naturale, ma tuttavia non è così facile da mettere in pratica, ed è per questo che c'è l'evoluzione. Evolvere significa avvicinarsi all'amore, ad un amore che è anche saggezza e armonia. Infatti, gli esseri più evoluti sperimentano ed esprimono più amore. La grandezza o la pochezza degli esseri è determinata unicamente dalla misura del loro amore. Per voi umani è così difficile amare, perché avete dentro di voi una barriera che impedisce e frena i vostri migliori sentimenti. Questa barriera è l'ego, ovvero l'idea falsa di voi stessi, un io falso. Più è forte l'ego, più cresce l'importanza e la preoccupazione di sé. Più l'uomo tende a isolarsi e a essere insensibile e indifferente nei confronti degli altri. È il vostro ego che vi fa sentire autorizzati a disprezzare, danneggiare, dominare e usare gli altri, a disporre persino delle loro vite, e siccome l'ego è una barriera di fronte all'amore, esso impedisce di provare compassione, tenerezza, affetto e misericordia. L'ego rende dunque incoscienti nei confronti della vita e sordi al richiamo dell'amore. L'ego fu concepito dai creatori come una protezione per le creature che dovevano vivere in ambienti di scarsa evoluzione, in mondi selvaggi e primitivi. In questi luoghi l'ego aiuta a sopravvivere, ma quando un pianeta è in procinto di entrare in un'altra fase evolutiva, come il vostro, allora un ego eccessivo non ha più giustificazioni
e si trasforma in un ostacolo per l'evoluzione dell'essere e di tutto il